Ciao, ci sto provando di nuovo. Sto avendo un sacco di problemi con il computer, ma non credo sia il computer, credo sia proprio il programma di YouTube per i live che abbia qualche problema. Forse sono io che non lo so usare, non lo so. Comunque ci riproviamo. Finalmente cominciamo. Allora, qui dovevo solo fare... eccoci qua. Ok. Ok, finalmente possiamo cominciare. Grazie. Il video di oggi, come avete potuto vedere dal titolo, è praticamente un vlog. Vi volevo parlare del perché, e come mai mi sono trasferita in Inghilterra. Scusate, sono un pochettino... Cerco di vedere se tutto è a posto. Perché la settimana scorsa, durante il vlog della settimana scorsa, ho ricevuto un commento da parte di Joe che diceva: Hi Irene, these videos are great because they teach you everyday spoken Italian. It would be interesting to hear about the things you found difficult to get used to when you moved to England, when and how you thought about moving here. Moving to a different country is a big step to take in life and a brave thing to do, especially when you don't speak the language very well. Ben detto, Gio. Sì, quando mi sono trasferita in Inghilterra 4 anni e mezzo fa, 4 anni e mezzo fa, sì, era a marzo del 2015 e praticamente ricordo che qualche settimana prima, un paio di settimane prima, il mio amico Ninni, ciao Ninni, che era già qua in Inghilterra, mi chiamò di sabato sera per chiedermi: Ire, 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 c'è il mio datore di lavoro che ha bisogno di una nuova cameriera. Vuoi venire? Vuoi provare a fare il colloquio domani mattina? Ho detto, va bene, tanto cosa ho da perdere? Così praticamente ho fatto quel colloquio di domenica mattina e dopo 10 giorni sono venuta in Inghilterra. È stato proprio velocissimo, ho avuto pochissimo tempo per prepararmi, sia praticamente con le cose da dover portare, sia psicologicamente. Beh, a scuola io ero sempre stata brava in inglese, ma l'inglese che insegnano a scuola non è quello che poi veramente parlato qua in Inghilterra. Ho avuto tante, tante, tante difficoltà, tantissime. Ehm, non riuscivo completamente a capire quello che mi veniva detto, assolutamente. E siccome lavoro in un pub tuttora, ero sempre al centro dell'attenzione perché stando dietro il bancone con tutti i nuovi clienti lì che ti guardano perché sei la nuova arrivata e ti fanno 10.000 domande e quindi c'avevo tutti che mi dicevano: Ma di dove sei? Da quando sei arrivata? Come mai sei venuta? Io che non capivo niente, questa era la mia espressione. Non capivo assolutamente niente. Ma ho cominciato a frequentare delle lezioni private di inglese, ho cominciato a prendere lezioni private di inglese perché ne avevo bisogno assolutamente. E nel giro di 2 o 3 mesi ho cominciato a vedere i risultati. Il mio inglese era, sì, va bene, sempre sgrammaticato, però le mie orecchie si stavano abituando. Ed è così che poi di mese in mese, anno dopo anno, il mio inglese è migliorato. Ma perché mi sono trasferita in Inghilterra? Perché
purtroppo l'Italia è un bellissimo paese, meraviglioso, non ci manca niente, abbiamo bellissimo sole, mare, montagna, cibo buonissimo, non manca niente. L'unica cosa che manca è il lavoro. Quindi praticamente eh, io ho cercato un lavoro per mesi, mesi e mesi senza alcun risultato. E quello che facevo era dopo scuola, cosa facevo pure? Facevo le pulizie e facevo inoltre, ero una rappresentante Avon dei cosmetici, trucchi, ma tutto questo non mi permetteva comunque a fine mese di avere uno stipendio che mi permettesse di, non di fare quello che volevo, ma anche, non so, di aiutare in casa. Non guadagnavo tantissimo, quindi i soldi finivano subito, praticamente. E così ho deciso di prendere la palla al balzo. Non è stato semplice, non è stato semplice. Ho dovuto lasciare in primis la mia famiglia, la mia mamma. Ciao mamma! Ehm, amici, le mie abitudini, la mia casa, la mia stanza, le mie cose, la mia gattina, perché anche in Italia ho una gattina, la mia bambina. Ho dovuto lasciare tutto, tutto quello a cui ero abituata. Ho dovuto cominciare a creare nuove abitudini qua perché la cultura inglese è diversa da quella italiana. Sono contenta del fatto che adesso so cosa sono i sacrifici del lavoro, quindi la stanchezza, svegliarsi al mattino e pensare non voglio andare al lavoro, non ce la faccio. Comunque, questo mi ha fatto crescere perché credo mi abbia fatto responsabilizzare. Però la parte più grossa del mio cuore è rimasta là, in Italia, a Palermo, perché penso che non mi abituerò mai del tutto a stare qua. Non fraintendetemi, l'Inghilterra è meravigliosa, a parte il fatto che piove sempre, anche in estate, ma non, non mi sento a casa. Non mi sentirò, credo, mai a casa. È strano, una sensazione strana. La nostalgia ci sarà sempre. Non so se c'è qualcuno di voi che vive fuori, che si è dovuto trasferire fuori per lavoro, per studio. Vorrei sapere come la vivete. È più semplice per voi? Avete nostalgia di casa? Siete felici di dove abitate adesso? Volete tornare a casa? Non volete tornare? Giusto per curiosità, fatemi sapere nei commenti qua sotto. Ehm, non mi voglio emozionare. Uh. Non avrei mai pensato di trasferirmi in un altro paese. Mai, 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 mai. E la cosa più divertente è che qualche anno prima, credo fosse il 2013, 2012, forse 2013, avevo cominciato a frequentare un corso per diventare croupier, quelle che lavorano nei casinò, che danno le carte, quella di là. E, e praticamente era uno di quei corsi che al completamento ti avrebbero mandato da qualche parte, in qualche casino sparso per il mondo, quindi praticamente avevi il lavoro garantito. Ehm, E io praticamente, se non erro,
ancora non era sicuro, ma ero in between tra un casino a Southampton, in Inghilterra, e un casino a Malta, quindi vicino alla Sicilia. Comunque, alla fine ho mandato tutte cose all'aria, ho rinunciato perché non so perché, non mi sentivo pronta, non lo so. E fu così che 2 o 3 anni dopo mi è capitata poi questa occasione, forse era il destino, non lo so, anche perché in quei 2 o 3 anni comunque non avevo trovato niente nel frattempo. Se la vi. Comunque, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi dispiace tantissimo, tantissimo, tantissimo per il ritardo, non è colpa mia. Sono stata qua a provare ininterrottamente per cercare di partire con live. Vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 11. Spero, credo di aver capito come funziona tutto. E iscrivetevi se volete al canale. E come al solito, come lunedì scorso, se volete commentate questo post e datemi qualche consiglio perché devo cercare un argomento per il vlog della settimana prossima. Di cosa parlerò? Aiutatemi voi. Ciao ciao!